Hai a volte paura di parlare italiano in situazioni reali? Molti conoscono questa sensazione. Ascolti, capisci qualcosa, ma non osi parlare. E poi sei al supermercato e hai bisogno di una parola, ma non ti viene. Oggi impari frasi facili che puoi dire in quei momenti. Molte persone che imparano l'italiano conoscono questo sentimento. Vuoi parlare, ma qualcosa ti bloccirca. Ascolti, capisci molto, hai le parole in testa, ma proprio quando apri la bocca spariscono. La testa diventa vuota. La lingua sembra pesante. E all'improvviso c'è questa paura. Paura di dire qualcosa di sbagliato. Paura di suonare strano. Paura di non essere capito. Questa paura non è rara. È normale. Non mostra che sei scarso. Mostra che ti impegni, che vuoi fare bene, che vuoi imparare. Quando dobbiamo parlare in situazioni vere, tutto sembra diverso. A casa tutto è tranquillo. Possiamo pensare, fermarci, ripetere, possiamo parlare lentamente, possiamo fare errori, possiamo ridere. Ma fuori è diverso. Le persone non aspettano. Le conversazioni continuano. I rumori distraggono. Le voci sono veloci. A volte troppo veloci. Ed è proprio allora che succede. Le parole che conosciamo a casa spariscono. Non perché non le abbiamo studiate, ma perché siamo sotto pressione. La nostra testa prova a controllare, ordinare, verificare. Pensa alla grammatica, agli articoli, alla struttura, e in quel momento la voce non scorre. Non è la tua lingua che si bloccirca, è la tua sensazione. La tua testa ti protegge. Dice sii prudente. Non fare errori. Sii perfetto. E proprio questa protezione rende difficile parlare. Ma la cosa buona è, se capiamo perché succede, possiamo iniziare a cambiare. Ed è proprio per questo che facciamo questo podcast. Non vogliamo darti solo parole. Vogliamo darti la sensazione che ti serve per parlare. Sicurezza. Calma. Ripetizione. Momenti veri. Tra poco riceverai una conversazione tra noi due, una situazione reale, come accade nella vita quotidiana. Così senti come suona un dialogo. Così avverti come procede. Così hai le frasi in testa quando ti servono. Vogliamo che tu non abbia più la sensazione che le parole spariscano. Perché se ascolti dialoghi veri, se li eserciti con noi, se li ripeti, allora restano. Poi tornano quando devi parlare fuori. Facciamo questo percorso insieme, passo dopo passo, parola dopo parola. E proprio questo ti dà forza. Proprio questo ti toglie la paura. Proprio questo rende possibile parlare davvero. Dove trovo il pane? Il pane è subito davanti a sinistra. Avete anche pane integrale? Sì, laggiù c'è una scelta. Ci sono panini freschi oggi? Sì, sono caldi e stanno proprio accanto al pane. Dove si trova il latte? Il latte è in fondo nel frigo. Avete latte senza lattosio? Sì, è a destra del latte normale. Dove trovo il formaggio? Il formaggio è nello stesso scaffale, solo un po' più in alto. Avete anche formaggio vegano? Sì, è nel piccolo scaffale accanto. Dov'è lo zucchero? Lo zucchero è nel terzo corridoio sulla sinistra. Avete zucchero di canna? Sì, è proprio accanto. Dove sono la pasta? La pasta è nel secondo corridoio. Avete anche pasta senza glutine? Sì, è in basso sullo scaffale. Dove trovo il riso? Il riso è proprio accanto alla pasta. Avete riso basmati? Sì, è sulla fila centrale. Dove si trova l'olio?
L'olio è nel quarto corridoio. Avete olio d'oliva? Sì, è in alto a sinistra. Dove trovo il tè? Il tè è nel quinto corridoio a destra. Avete anche tisane? Sì, sono accanto al tè nero. Dov'è il caffè? Il caffè è proprio accanto. Avete caffè decaffeinato? Sì, è sulla fila bassa. Dove trovo la frutta? La frutta è davanti a destra. Avete fragole? Oggi sì, sono nel cestino in alto. Dov'è la verdura? La verdura è proprio accanto alla frutta. Avete spinaci freschi? Sì, sono nella cassetta verde. Dove trovo l'acqua? L'acqua è nel primo corridoio in fondo. Avete acqua naturale? Sì, è a sinistra, frizzante a destra. Dov'è il succo? Il succo è accanto all'acqua. Avete succo di mela? Sì, è in alto. Dove trovo le uova? Le uova sono nel frigo davanti. Avete uova bio? Sì, sono sulla fila centrale. Dov'è la carne? La carne è nel reparto frigo a destra. Avete pollo? Sì, pollo fresco è tutto a sinistra. Dove trovo la cassa? La cassa è davanti all'uscita. Posso pagare con carta? Sì, va bene. Avete una borsa? Sì, abbiamo borse alla cassa. Posso avere uno scontrino? Sì, certo. Ci sono offerte oggi? Sì, molti prodotti sono in sconto e stanno davanti all'ingresso. Bene, allora continuiamo ora. Abbiamo appena fatto il dialogo al supermercato e forse hai notato che molte frasi erano molto facili. Domande brevi, risposte chiare, parole semplici. E proprio ora parliamo del perché queste frasi sono così importanti. Perché molti studenti hanno problemi simili al supermercato. Forse conosci alcuni di questi problemi. Parliamone passo passo, così capisci perché le situazioni reali sono difficili e come farle più facili. Molte persone che imparano l'italiano dimenticano le parole proprio quando ne hanno bisogno. A casa puoi dirle, le conosci, le hai sentite spesso. Ma al supermercato succede qualcosa nella testa. Vedi molte persone, senti rumori, forse senti un po' di pressione. La tua testa lavora più veloce e poi si bloccirca. Le parole ci sono, ma non escono. È normale. Succede a molti studenti e non significa che parli male. Significa solo che il tuo cervello vuole fare troppo. Vuole pensare, ascoltare, leggere e parlare insieme. E questo è difficile. Frasi piccole aiutano a rilassare quel momento. Se usi parole corte, puoi reagire più veloce. Non devi pensare a lungo. La tua bocca può parlare subito. Un altro problema comune è che molti parlano troppo piano. Non per educazione, ma per insicurezza. Non si vuole dire qualcosa di sbagliato. Si ha paura che gli altri ascoltino. Si pensa che la pronuncia non sia buona. E per questo la voce diventa piccola. Ma se parli troppo piano, l'altra persona non può aiutarti. Non ti sente. Non devi essere forte. Devi solo parlare chiaro. Una frase tranquilla, un tono normale, un piccolo passo. Basta già. E anche qui aiutano le frasi semplici. Se sai cosa dire, parli automaticamente più chiaro. Un altro problema è che molte persone non sanno come chiedere aiuto. Cercano troppo a lungo, girano per il supermercato e sperano di trovare il prodotto senza parlare. Ma così è più difficile. Costa tempo ed energia e alla fine ci si sente ancora più insicuri. Bastano poche frasi molto facili, come dove trovo, o avete, o cerco. Queste piccole frasi aprono porte, rendono possibili le conversazioni, mostrano che sei pronto a parlare e l'altra persona aiuta volentieri. Tutti questi problemi sono normali, ognuno li conosce, ma frasi piccole possono cambiare molto. Ti danno calma,
ti danno sicurezza, rendono il momento più leggero. E più spesso le usi, più diventano naturali. Passo dopo passo sentirai che parli più veloce al supermercato, resti calmo e non dimentichi più le parole. Proprio per questo esercitiamo qui insieme. Bene, ora arriviamo a una piccola sfida per le prossime 24 ore. È molto facile e puoi farla subito. Il tuo compito è usare oggi o domani una sola frase nella vita reale. Al supermercato fai una domanda, per esempio, dove trovo il pane? E magari ripetila prima di entrare. Solo una frase, niente di più. Questo piccolo compito ti aiuta a diventare più coraggioso e a praticare il parlato vero. Provalo e guarda quanto funziona bene. Ora voglio raccontarti una piccola storia. Una situazione reale al supermercato che mi è successa qualche tempo fa. Momenti simili li conosce quasi chiunque impari l'italiano e forse ti ritrovi. È una storia semplice, ma mostra bene come ci si sente quando le parole spariscono o quando si è insicuri. E mostra anche che queste situazioni sono spesso molto più tranquille di quanto pensiamo. Era un pomeriggio normale al supermercato. Volevo solo comprare qualcosa in fretta, niente di speciale. Nella mia lista c'era il riso. Una parola facile, un prodotto facile. Ho camminato tra i corridoi, ho visto molte cose, ma il riso non si trovava. Poi ero davanti a uno scaffale e improvvisamente non sapevo più come chiedere. La parola riso era nella mia testa, ma ero insicuro se la pronunciavo bene. La testa è diventata calda e ho pensato per un attimo di continuare a cercare senza parlare. Poi ho visto un commesso e ho deciso di provare. Sono andato da lui e ho detto con calma: «Scusi, dove trovo il riso?» Il commesso ha sorriso subito, mi ha capito e ha detto: «Secondo corridoio a destra». Era così semplice. Nessuna frase lunga, niente stress, nessun momento imbarazzante. Un'altra volta è stato persino un po' divertente. Volevo comprare latte d'avena, ma non sapevo come dirlo, e alla fine ho detto: «Cerco latte, ma non latte». Il commesso ha riso, io ho riso, e mi ha portato subito al latte d'avena. La situazione era così leggera, anche se pensavo sarebbe stata difficile. Questi piccoli momenti mi mostrano sempre che la paura nella testa è spesso più grande della situazione reale. Le persone aiutano volentieri, e una frase piccola basta di solito per rendere tutto più facile. Prima di finire questo episodio, voglio farti ancora una domanda. Cosa vuoi imparare dopo? Quale situazione quotidiana è importante per te? Vuoi un episodio sull'italiano al bar? O sulla visita dal medico? O sul small talk nella vita di tutti i giorni? Scrivimi semplicemente la tua risposta. Tu decidi quale tema arriverà nel prossimo episodio. Sono felice della tua idea.